Ok, vi leggo il tweet di Oscar Piastri. Mi risulta che, senza il mio consenso, l'Alpine Formula 1 abbia diffuso nel tardo pomeriggio un comunicato stampa in cui si afferma che guiderò per loro il prossimo anno. Questo è sbagliato e non ho firmato un contratto per Alpine nel 2023. Non guiderò per l'Alpine Formula 1 il prossimo anno. Perfetto. Buongiorno così. Era una situazione un po' strana e non vi nego che sono rimasto spiazzato quando Alpine aveva annunciato Piastri. Una fonte a me vicina dava un 60-70% di possibilità che quest'ultimo andasse in McLaren, e quando uscì fuori la notizia che aveva firmato anche un pre-contratto l'australiano, mi son detto ok, ormai è fatta. Ci va. Ho anche pensato che la cosa sarebbe andata in porto perché il manager di Piastri è Mark Webber e quest'ultimo ha un rapporto molto stretto con Seidel, team principal della scuderia di Hawkins. Quello che lega l'australiano a Seidel è da ritrovare quando quest'ultimo correva in Porsche. In sostanza nella mia testa era, non dico scritto, ma c'erano buone possibilità. Perfetto. Annuncio della Formula 1, Oscar Piastri correrà in Alpine nel 2023. Rimango di ghiaccio, ma ci sta. Non l'avevo detto neanche a nessuno, quindi tutto a posto. Avrò sbagliato, può succedere. Però c'erano delle cose che non tornavano. E infatti oggi cerchiamo di ricostruire tutta la storia, perché è un caos generale. Ovviamente questo video potrebbe risultare vecchio, non so quando voi lo state guardando, quindi nel dubbio seguitemi su Instagram, perché questa storia non finisce qui, ma anche Twitter in realtà. Però vabbè, così è uno spam e avete ragione. Andiamo oltre. Ripeto, c'era qualcosa che non tornava. Qualcosa doveva per forza accadere, perché secondo motorsport.com l'Alpine poteva contare su un'opzione stipulata insieme al ragazzo campione del mondo Formula 2 che gli garantiva un posto in Formula 1 sicuro, ma questo valeva fino al 1° luglio, data che abbiamo ampiamente superato visto che oggi è 3 agosto. Non sapendo nulla sulla sua posizione e non avendo più quel vincolo contrattuale che gli garantiva il posto in Formula 1, Oscar Piastri si è tutelato, poiché si era ritrovato di nuovo in una situazione dove poteva non avere un posto in Formula 1. Ed è qui che entra in gioco tutto, perché McLaren fa la corte a Oscar Piastri da un sacco di tempo, e come ho detto prima, che è stato riportato ampiamente da tantissimi media anglosassoni, per poi trovare conferma in Italia con Formula Passion, lui ha stipulato un pre-contratto con McLaren, però a distanza di pochissimo dall'annuncio di Fernando Alonso in Aston Martin, sbam, Alpine ufficializza come pilota ufficiale Piastri. Cavolo, cioè raga, che caos. In questa storia chi ha acceso la miccia è Fernando Alonso, perché lo spagnolo fino a post Gran Premio di Ungheria aveva con Alpine soltanto un accordo verbale, nulla che valeva, nulla su carta. In sostanza ripeteva sì rinnovo, ma alla fine non ha rinnovato. Arriva Aston Martin, mette 20 milioni sul piatto e un contratto triennale, tra l'altro 1+1+1, dove Alonso può scegliere se rinnovare ogni anno fino al 2025. Un bel contratto. E Fernando, senza pensarci su due volte, prende e se ne va. Diciamo ragazzi, un comportamento che da Fernando quasi ci potevamo aspettare. E il lupo perde il pelo ma non il vizio. Zafnauer rimane infastidito da ciò, però alla fine Alonso a quanto pare se la ride sui social. E non solo lui, sono in tanti ad aver preso i popcorn in mano in questo momento. Probabilmente Zafnauer, che è il team principal Alpine, aperta e chiusa parentesi, ex team principal Aston Martin, team che ospiterà Fernando, un treccio bellissimo, presa probabilmente dal panico e provando a far valere il contratto che ho citato prima, prende Piastri e lo ufficializza. Piastri non sapeva nulla e quindi sgancia un tweet di fuoco dove afferma che non correrà per Alpine nel 2023. Io personalmente non so che dire, quasi più complicato di una strategia Ferrari. La cosa divertente è anche la coerenza di Zafnauer, che prima si lamenta di Alonso che gli ha dato poco preavviso per poi annunciare senza preavviso Piastri. Ecco, questo modo di fare probabilmente gli ha fatto perdere il 2 volte campione del mondo Alonso e l'ex campione del mondo in Formula 2. Però in tutta questa storia chi è che ci va a perdere più di tutti? Fa un po' ridere perché sicuramente Piastri non è in una posizione comoda, ma in una posizione scomoda troviamo anche Daniel Ricciardo, che in questo momento si trova in una situazione dove nessuno lo vuole, né Alpine e né McLaren. Anche a livello mentale, quanto può incidere una cosa del genere. Però c'è un però. Adesso io il contratto di Daniel Ricciardo non ce l'ho in mano, non ce l'ha nessuno, lo sanno loro. Però a quanto trapela in giro, lui è artefice del suo destino e l'anno prossimo, se vuole correre in McLaren, può farlo. Aveva un'opzione +1. Infastidito Daniel non è che si punta e rimane proprio in McLaren e Piastri rimane fuori, anche perché l'opzione Williams di cui si è parlato a inizio anno sembra essere saltata. Lui ha rifiutato, però Oscar ha anche detto di no ad Alpine, ma Ricciardo potrebbe non farlo andare in McLaren. Capite che la situazione non è facile. Ricciardo perché non ha la fiducia di nessuno, Piastri perché
si è trovato in mezzo a questo fuoco e alla fine potrebbe di nuovo non andare in Formula 1. Personalmente lo scenario più probabile è che alla fine si troverà un accordo e Ricciardo andrà in Alpine con un grandissimo downgrade del team francese e alla fine vedremo Piastri in McLaren. Però capite che probabilmente a monte avrebbero cercato di mantenere Alonso, anche perché trapela, però dopo è facile, puoi inventarti qualsiasi cosa, che Zafnauer abbia comunicato ai microfoni di motorsport.com, però la sezione inglese, che aveva proposto un contratto 1+1 alle stesse cifre. Tutto sommato è un contratto molto simile a quello che ha offerto Aston Martin. È una situazione intricata, complicata, e il fatto che Alonso se la ride in viaggio in giro per la Spagna, per la Grecia, mi manda proprio... Nella mia opinione, da imparziale, credo che il pilota australiano abbia ragione. Semplicemente si è tutelato e Alpine si è trovata a forzare un po' la mano. Chi ne uscirà perdente in questa storia sarà la motorizzata Renault. McLaren potrà contare probabilmente su una line-up Norris, Piastri, e attenzione perché la presenza di Piastri nel team di Hawkins mette in dubbio il primo pilota. Norris, che al momento è sempre stato tranquillo di viaggiare perché Ricciardo non l'ha mai infastidito, adesso con Piastri è una bella gatta da pelare. C'è da dire che quest'ultimo era abituato all'Alpine e ha fatto un anno di stop. Per quanto i simulatori e la pista ti ha mantenuto comunque sull'attenti, non è la stessa cosa. La storia sicuramente non finisce qui, seguono aggiornamenti. Per questo iscrivetevi, attivate la campanellina, tutte le cose del caso. Instagram, super importante. Da Tonio era tutto, passo e chiudo.